Buonasera ragazzi, siamo ritornati sul Calice Nero. Buonasera Mister, Mister Adimer. Buonasera maestro. Oggi voliamo a Boston, voliamo negli Stati Uniti, voliamo con una band post-black metal Shoegaze, quello Shoegaze verso Alcest, verso quelle band lì, ce lo dirà il nostro interlocutore, ma i Deafheaven sono una delle band veramente più deliziose e pragmatiche e allo stesso tempo uniche nel genere. Oggi abbiamo niente poco di meno che Chris Johnson, bassista dell'entrata del 2017, che ha suonato nell'album del 2018, quindi ha prestato i servigi già nel 2018 con Ordinary Corrupt Human Love, grandissimo disco. Per poi via via altri dischi che ne andremo a parlare. Quindi, cosa facciamo? Chiamiamo Mr. Grot, Assolutamente sì. Mr. Chris, e allora, one, two, three. Welcome, Chris. Thanks for having me. How are you? We're doing great. Thanks for being here this evening and thanks for spending some time with us. It's a real pleasure and honor to say the least to have you. Of course, yeah. Thanks for having me. Allora, Mr. Chris, arte, musica, basso, corde. Come siete riusciti a creare l'inquadratura di Van Gogh all'interno di una poesia contorta con un'eleganza unica e un ballo raffinato? So we're talking about art. We're talking about music, bass, and strings. Mhm. How have you been able, with your instrument, to have a painting, create a painting that's sort of on the style of Van Gogh, and to picture and portray the music that um, you guys have been creating as best as possible? From a bass point of view, well, Yeah, the interesting thing I think it's interesting, at least, about bass is you can you can do exactly what the guitars are doing and just kind of hold down the root notes, which I certainly do plenty of that, but you can also pick out those notes when we're moving from one chord to another chord and then start to write these different paintings, if you like, or whatever, but different melodies between the two chords and things like that, which I was kind of happy when I first joined the band. I wasn't sure how much of that they were going to let me do, if it was going to be, okay. hey man, here's the song, or like, hey, when we're writing, just follow the guitar or whatever. But they've it's pretty communal when we write. I mean, the two guitarists usually have the structures, or more or less like chord progressions and stuff, but then we all kind of, and then once we've solidified things, you can, like I said, play those sort of interweaving things on bass, and Sort of saying, like, filling the blanks that has been left out by the guitars or the vocals even. Yes, exactly. So especially on some of the older stuff, or at least Ordinary Corrupt, the first record that I played on, there's plenty of parts where George isn't singing for 2 or 3 minutes at a time sometimes, so there's like plenty of room to introduce some more melody in there, if it's not just being obnoxious and playing too many notes. And Like, improve the spectrum of just the song. yeah, just try to make it a little more interesting, when there are those more sparse moments, Mhm. and then trying to lock in with the drums, really listening to his kick drum and being right in with Dan. Yeah, and the one thing that I've noticed, I mean, even just in the first record, even that you've done with them, that you have a pretty distinct tone. Like, the attack is pretty clear, so you can feel it even more than maybe on previous records that maybe was a little bit drowned out. So Sure. that's pretty amazing, to say the least, because it feels even more, I guess, from my point of view as a musician. Thanks, man. Yeah, I mean, in part of that attack, part of the
the presence that I'm going for, that bite. I mean, really, it just comes from like Converge. I look at Converge a lot. Like Okay. Nate Newton's bass tone, and then Kurt tends to get similar bass tones on a lot of those records. So I was kind of like excited when I joined the band to add to get to add a little bit of that attack in the definition, which then does help it kind of propel the drums along when you're really locked into something. And then with that little bit of gain in the top end, like you're talking about, those little melodies that I was playing tend to poke out a little bit more. Which was like, again, nice. It was cool when I joined the band and they kind of let me do my thing, because that's just sort of like, before that I was playing in stoner rock bands, a lot of John Paul Jones kind of, the So it was like a pretty pretty tense switch, I guess, even from one genre to the other, because it's two like all different worlds. Exactly, yeah. And even like I was, I play with my fingers in Summoner, my other band, and then I was playing in this band Doom Riders with Nate from Converge. And that's when I first started using a pick. I was like, man, I really got to get this tone. And then like maybe 7 months later, I was joining Deafheaven. So it was kind of like a natural transition. Yeah. But yeah, to your point, it's like I didn't even use a pick for 8 years or something with the other band. So it was a change. Yeah. Okay, I will translate back what we've talked about as of right now. Allora, praticamente ha detto che di per sé il suo lavoro in quanto bassista, principalmente appunto già anche con l'uscita di Ordinary Corrupt, che praticamente è quello di seguire abbastanza le note base delle chitarre, però con i Deafheaven lui ha il vantaggio di poter andare a riempire certi spazi che si vanno a formare nelle canzoni, che magari sul momento uno non ci fa caso, però ci son lui ha detto che ci son molti pezzi dove magari non c'è cantato per anche un paio di minuti. Quindi, siccome i 2 chitarristi principali, Carrie e Shiv, hanno praticamente le strutture delle canzoni, le melodie, lui cerca col basso appunto di andare a dipingere, appunto collegando alla domanda che facevi tu, quello che viene a mancare, cioè lo spazio sonoro, quel dipinto va definito. Ed è una cosa che ho notato abbastanza, infatti gliel'ho fatto notare, siamo andati un po' ad ampliare il discorso, che anche quell'album stesso, dove appunto lui era entrato da qualche mese, o quando è uscito, lui ha un suono molto definito, che spicca anche rispetto alle uscite precedenti, quindi parlo di New Bermuda, di Sunbather, e ha detto che lui per quel suono là intanto ha preso molta ispirazione da Nate, il bassista dei Converge, che appunto lui è grande fan e anche suona in un altro progetto con lui, che sono i Doom Riders. Praticamente con lui ha iniziato anche a usare il plettro, perché sennò con l'altro progetto in cui lui suona, che sono i Summoner, lui usa principalmente le dita. Quindi il fatto di poter suonar con lui, di avere come punto di ispirazione quello che è il suo suono, anche proprio il sound che Kurt Ballou crea nella maggior parte dei suoi dischi, e tutto quello che va anche col genere, perché poi appunto quella sorta di sporco sonoro che vien fuori dal plettro, o anche solo il fatto che lui stesso abbia avuto la libertà da appena entrato, quindi da ultimo arrivato del gruppo, dire: "Okay, guarda, queste sono le canzoni
darci una mano a riempire i buchi è una cosa di cui lui è molto, ma molto orgoglioso. Sì, sicuramente ha avuto un impatto su quello che uno è il suo modo di suonare, che anche proprio sulla persona. E come non appunto essere contenti di essere entrati con una band del genere. Infatti vi faccio vedere la copertina prima di lasciare la domanda a Mr. Adime, l'album che stavamo appunto parlando, Nominando. sì, appunto quando è entrato Mr. appunto Chris. Eccolo qua, questa è la cover, che allora quanto figa la cover, è molto particolare Sì. e strana, però veramente ha un qualcosa di figo. Prego, Adime. Okay, so now I would love to actually ask you about your growing up as a musician and your music interest as well. So you were saying that you were coming up with like stoner bands, and what brought you first off to play the bass, Sure. and how your family helped you out with that, like supportive they were, and what also brought you into the genre, like first with stoner, then as we were saying previously, like to a whole different field with uh, post black metal, black gaze, call it however you want to. Yeah, sure. So, you know, the journey always starts before the cool stuff that you're into, right? So I started, the first, I was probably, when I was like 13, 14 or so, I started getting really into punk. That was like the first music Mhm. that I really like latched onto. And my parents grew up listening to country, like 90s country stuff on the radio. So, you know, that was but it was kind of cool because they brought me to, you know, my first like couple concerts, which in hindsight is interesting. Aside from Deafheaven, I don't know if they've been to too many concerts since then. But yeah, you know, so I kind of got, you know, we only went to a handful, but it was still enough to kind of like you feel the excitement of the crowd, and you know, you see how much entertainment and how much enjoyment people are getting out of the Mhm. music, and it's kind of like infectious, regardless of what the actual I style of can music is see being that. played. So obviously there's a spectrum there, you know, depending on how much it means to the listener and how much they're just enjoying it versus like they have some emotional connection, which I feel like applies more to our music. I'll see, you know, everything from people weeping to people moshing and people smiling and everything in between. But before all that, yeah, I got really into the band Rancid. Rancid was like the one for me, like when I was a freshman in high school. And the band that got me interested in bass guitar really was Rage Against the Machine. Like I remember being in, you know, fourth, fifth grade or something. You start to notice music and kind of what's going on with it, and start to Mhm. kind of figure out, you know. And it's just kind of like that one that's like burr, 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 you know, like what's that, you know. I think that's kind of cool. How is happening? Yeah, yeah, exactly. How is this happening? What's the deal here? Mhm. You know, and so something about that, yeah, something about the instrument and just the sound of it in particular, and the way that it was, especially with Rage Against the Machine, you know, it's like four guys, you know, and those first couple records are pretty much live, so you get the sense of like this is Energy. what a band is, a raw band, you know. And then yeah, Rancid to me too, I just was like, I don't know, aesthetically, I really dug it. But then as a bass player, I was like, holy shit, man, this guy is like, I mean, I follow Matt Freeman on Instagram still. I watch his videos. He'll do a Rancid playthrough. And I'm like, man, he's like the GOAT, you know, of like punk rock bass guitar. Um, you could argue there's too many notes sometimes, sure. Nah, But but yeah, it's so fine. yeah, exactly. So yeah, Rage Against the Machine made me interested in bass guitar. Punk rock made me interested in music. And then from there, I played in like punk, maybe a little ska, little punk ska kind of situation Okay. 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 when I was a teenager and stuff.
And then really from there, so it was like I knew I liked playing bass. I knew I liked being in bands. Like I was in a couple bands by the time I was like a junior in high school. So it would be 2 days a week. I'd be practicing with two bands. Sometimes it was one right after the other, just the way that it worked out. And tried to really get. I was like, I'm enjoying this. I feel like I'm going to be somebody in a band for a long time. And you know, as I was going, and you start meeting other people and playing with different people. My friend was like, "Hey, do you want to play in this heavy, sort of post rock, sort of like a yob type instrumental band?" It was just a 3-piece. It was him and a dude playing guitar, and he knew me from high school, but he also knew me as like the punk ska kid. So he was playing in these cool hardcore bands that I was like kind of peripherally aware of. But anyways, he played me like Boris, and I was just like, I mean, the Boris Akuma no Uda album, I was like, dude, this isn't what is this, you know? And I just immediately like latched onto that when I was probably like 19 or something. And then Sleep, you know, you watch the Sleep Dragonaut video, and I was just like, holy shit, this is awesome. And the next thing I knew, it was like playing with him and this other guy who me and the drummer ended up starting a band called Riff Cannon, which became Summoner, which is the band I was playing in right up until I joined Deafheaven. And you know, I say stoner rock, but it was like the high on fire end of the spectrum versus like the bong. So the more like aggressive in a way, but still more dance in a way. Exactly, yeah, like upbeat and riffy versus like bluesy and slowed down and sludgy. You know, it would always be like, we don't really. There's not much sludge in this music. You know, it's more riff oriented and stuff. And I sang in that band too, which was fun. Ok. Allora, praticamente, vabbè, gli ho fatto la mia classica domanda di rito, appunto, un attimo la storia di come lui ha iniziato ad appassionarsi alla musica, il suo interesse verso l'essere in una band e cosa l'ha portato anche verso questo stile, perché appunto prima parlavamo di progetti stoner, quindi cosa l'ha portato anche verso quello. Allora lui ha iniziato ad interessarsi alla musica e al voler essere all'interno di una band intorno all'età di 13, 14 anni con il punk, nonostante avesse comunque genitori che o alla radio o comunque in generale a casa ascoltavano principalmente country, cosa che comunque è stata supportata dai suoi genitori, perché comunque l'hanno portato anche a vedere concerti, quindi i primi concerti li ha fatti con loro, anche se appunto poi ha giocosamente detto che ultimamente da quando appunto è nei Deafheaven non ha più avuto modo chissà quanto di andare a concerti, però quando occasione ci va. E è stato proprio per colpa, tra virgolette, di questo che ai concerti, veder la gente, che sia mosciare o che sia comunque interagire grazie alla musica, gli ha permesso di essere convinto di voler dare anche lui quello. Ovviamente comunque col punk è tutta una questione diversa rispetto a quello che fa adesso, nel senso che adesso magari si è un po' più musica emotiva, quindi vedi magari gente che piange, che salta, che sorride, che si diverte. Però quel concetto di base non gli è andato via, nel senso che lui vuole fare provare emozioni intense alle persone. Questo l'ha fatto interessare alla musica. Poi intorno agli 8, 9 anni, scusami, intorno ai 15, 16 anni ha avuto modo di interessarsi al basso grazie ai Rage Against the Machine. Nel senso che lui stesso ha detto: "C'è un qualcosa nel suono che
che hanno, specie nei primi album, che son registrati praticamente dal vivo, che ti danno maniera di dire: "Cazzo, questo è intenso, questo è come deve suonare una band". Mh. E questo l'ha appunto avvicinato allo strumento. Poi, appunto, col fatto del suo interesse verso il punk o comunque in generale verso la musica, lui aveva qualche progettino sul versante anche ska, tant'è che c'erano alcune volte dove provava, con 2 gruppi diversi alla settimana o anche nella stessa sera. Mh-mh. Ehm, a una certa, un altro suo amico gli ha suggerito di ascoltare alcuni gruppi, perché voleva proporgli di entrare in un gruppo jazz strumentale. Ah, Ehm, ah, questi 2 gruppi sono stati Boris, un gruppetto tra tutti, e Sleep. Minze, che gruppo, di 2 grupponi. Esatto, e lui è rimasto sconvolto da quello che è venuto fuori, perché ha detto: "Com'è possibile che ci sia cosa di questo genere?" Ma in positivo, non in Sì, sì. negativo. E grazie a questi ascolti che ha fatto, sono nati i Riff Cannon, che appunto poi son diventati Summoner, e appunto lui l'ha definito un gruppo sì sullo stoner, ma, senza, magari la parte sludge degli Sleep, ha detto più sulla Eye on Fire come stile, quindi più orientata Ah, verso il riff. mh, E appunto è un gruppo per cui ha suonato in un sacco di anni, tant'è che lui ci cantava addirittura, quindi, un percorso molto intenso. E questo è stato praticamente il modo con cui si è avvicinato a mh-mh. questo ambiente, a questa musica. 2 nomi veramente di spessore, Boris e Sleep. Salutiamo Matteo, salutiamo Cobra James, Eretis, salutiamo Lì. Lili e salutiamo Porco Dio, San Porco Dio. Allora, Chris, Mhm. quando i Deafheaven creano, quando hanno quella parte armonica, quella parte avvolgente, quasi quella parte ipnotica, nel senso, quando entra nello shoegaze, questo genere musicale che si dice, avevo letto in un'intervista, adesso non mi ricordo dove, che i musicisti guardano i loro piedi e il loro modo di suonare è lo shoegaze. Questo aspetto di suonare in questa maniera, quanta aria pura e pulita può entrare nella musica del Feven? E quali incubi possono essere ripuliti? Okay, talking about the style of music that you make, and there's this saying that, uh, shoegaze is sort of like a blanket, like it warms you up in a way that can be described, easily, at least. And since there's also this sort of legend that it's called shoegaze because of the musicians looking at their shoes Yeah. while playing. Uh, how do you think that, uh, this also way of playing, uh, can be helpful while writing your music, like that you are focusing on what you need to do, more than actually like being onto the crowd, let's say. And how can this way of playing the instrument even Mm. be helpful to cleanse from nightmares, somehow? Yeah, sure. There's a couple parts to that one. So one, also, I think like a lot of people, when I first heard the term shoegaze, I definitely pictured the
crowd staring at their shoes, not the people on stage staring at their pedals. I think that's how removed from delay pedals and everything I really was at that point. I was like, what the hell is this? But yeah, man, it's funny. Bands like, I think like a lot of people like Mono, Explosions in the Sky were the first couple I heard, and then I got really into This Will Destroy You. Okay. And that was actually the first tour that I did with Deafheaven was we had This Will Destroy. It was Emma Ruth Rundle, This Will Destroy You, and us. And I was just like, I've listened to this band for 12 years or something. This is awesome. Yeah, it's not big deal. Like yes, I'm not listening for them for quite some time. Yeah, and I was still like kind of in the trial phase, so I was like, I hope you guys want to keep me because I'd love to keep doing this. If you want to. Yeah. But yeah, to your your question of sort of the experience of listening to something like shoegaze, and that could be everything from, I guess I'm describing post rock, not really shoegaze, and the lines get a little blurry in there too. But so yeah, I mean, because I had an answer that was more like pertaining to those bands that I mentioned, but really like shoegaze itself, like you're saying, it is kind of, it's like, especially a band like Cocteau Twins. I mean, that's kind of towing the line, but something like that is like a warm, sort of visceral experience. You're kind of like, where are all these sounds coming from? And Ok, si è forse bloccato Ok, un la attimo. connessione si è un attimo. Ok, vai. Okay. Okay, the connection got lost a little. So Okay. now that you're back, we can Yeah. talk. We left over to like the Cocteau Twins thing. Yeah, sure. Yeah, it's kind of getting to the question of it feeling like a blanket, like a warm, you're being immersed in this thing. And it's interesting how much of that it's obvious, but it comes from the reverb, the lush, huge space on everything, which is very similar to a lot of, I mean, I'm going to let my dog out. Sorry, 1 second. No worries. I will translate in the meantime what we were talking about now. Okay, you're really back. No, nothing happened. Okay. Yeah, you can keep going. So, yeah, sure. Basically, I think like a good shoegaze band can be like a couple different things, but they tend to tick some of the same boxes that a black metal band would do, where there is, especially with like the vocals have all of that long haul reverb on. I guess the drums and stuff tend to be a lot drier in like true, we're not going to go there, but some black metal. No, okay, I get it. I love airy drums. I'm all for the atmospheric black metals things. So yeah, and it is that atmosphere. That's what they're creating. Whether it's and shoegaze tends to do it in sad ways and happy ways, and it's just whatever they're doing. The point, I think, for a lot of the bands is to just like convey this. Maybe it's an indescribable emotion or experience that you're feeling, but it's big, especially with big reverbed out guitars and those big spaced out vocals and stuff like that. So it's creating this really immersive, kind of experience, which if you're doing it, I guess you're staring at your guitar pedals, trying to keep that delay on time and stuff like that, and hit the pedals at the right time. But yeah, I can see that. It's always been appealing to me, though. Yeah. Shoegaze, I like I said, I got into post rock, and then I got into shoegaze. Then you start like the '90s bands. You're, oh shit, what was it? These guys were doing this 30 years ago now. Yeah, like My Bloody Valentine, even. Yeah. Those kind of bands. Ride. I like Ride a lot. That's a band that I wish I heard earlier in my musical journey. Maybe I would have got off punk rock a little sooner, but yeah. Still, you are here now, so that's what matters. It worked, yeah. Okay. Allora, praticamente ha detto che è molto strano, nel senso che lui è cresciuto ascoltando
gruppi come appunto This Will Destroy You, vedo che l'ho ascoltato per quasi una decina di anni, addirittura prima di riuscire a fare il primo tour con i Deafheaven, nel momento in cui era ancora di prova, diciamo che era ancora nel periodo di prova, assieme a loro ed Emerald Randall. Quindi è stato praticamente un battesimo di fuoco, perché ha detto: sapete, ascolto questo gruppo da un pochino, non è che potrei rimanere nel gruppo, quindi appunto lui l'ha detta giocosa, però alla fine è un po' il ragionamento che c'è stato dietro. Poi per quanto riguarda la questione post post-rock, shoegaze, perché ha detto che comunque la la differenza è talmente tanto sottile che a volte non c'è differenza, diciamola così. Ha detto che ci son tantissimi gruppi che, l'hanno portato questo verso questo stile musicale e poi portarsi anche verso, quello che fa adesso. Perché comunque Mhm. lui ha ascoltato gruppi appunto come i Cocteau Twins, ha nominato anche i Ride. Ehm, Questi gruppi, ma comunque in generale tutti quei gruppi che fan parte del panorama, vanno, a creare delle atmosfere, quindi appunto anche il fatto che stiano là a guardar le pedaliere, Ok, da quello lo shoegaze. Ehm, Nonostante, apro e chiudo parentesi, lui abbia detto all'inizio che le prime volte che ha sentito questo termine pensava che addirittura la gente del pubblico stesse là a guardare le pedali. punte delle scarpe. Ha detto che ha quel, in italiano definibile come il non so che vien fuori da quello stile, che quell'ambiente spazioso creato dai riverberi, dai delay, dagli effetti in generale, che va anche, molto in contrasto rispetto a quello che è il il black metal, appunto, che tende ad avere un suono molto secco, ehm, sia nella voce che nella batteria. Ehm Quando ho scoperto quando comunque ho iniziato ad approcciare gruppi, appunto, che univano queste 2 cose, ho detto: "Cazzo, ma com'è possibile creare queste atmosfere?" 1, perché vuole le cose ariose, musicalmente parlando, ma comunque intense. E anche quando ho scoperto, appunto, post-rock, shoegaze, chiamalo come vuoi, con gruppi che è dagli anni '90 che vanno avanti, se non prima addirittura, che lui dice: "Ma com'è che ho scoperto sta roba adesso e non prima?" Ha detto: "Sì, è vero, magari ho scoperto più avanti questo genere, me ne sono affezionato molto, molto dopo, Mhm. però comunque mi ha portato qua." Quindi, di per sé nel ehm come si dice, è stata una Un amore a primo. benedizione, nì, nel senso che è stata più una benedizione mascherata, Mm. quasi quasi, cioè nel senso che nella sua sfortuna ha avuto fortuna. Quindi si può definire così. A te la prossima domanda, Dimer. Perché qui ne sto facendo un'intervista veramente molto interessante. Ricorda ai nostri spettatori che è la prima parte. Okay. So now my question is, since you were saying that you, uh, were in trial before actually joining the band, now I would love to ask you, how did you get to know them, first off, and how did you get, obviously, then to join? And also, how did you feel like when the first album you were on, when I was like the whole process since you got to know them, since the album has been released, and obviously even the Grammy nominations. Yeah, well,
So I got to know Deafheaven because I was their live sound engineer in like 2000 Okay. in 2014. So we're coming up on 10 years of knowing each other at this point in September. Yeah. So I was a guy that played in bands. I always wanted to be in a band that could tour. My own band couldn't tour. I went to school for audio, started getting into live sound. I won't get into all of that, but I worked for a couple bands. Somebody recommended me to Deafheaven, and then I went on tour for. It wasn't too long. It was probably only like 10 days or so, but it was before New Bermuda had even come out. So like I've at least kind of been around in one way or the other with the guys since the Sunbather album cycle years of like a few weeks ago. So that's how I was introduced to them. And even in such a short tour, there's no better way to get to know people than to having to spend that much time in a close in a van, and it was definitely a van at that point too. But yeah, so I started out as their sound engineer, and then Dan, the drummer, and Shiv, the second guitarist, they had a band called Creepers for a while that was playing in Boston with Alcest. And so I was like, oh, I'll just come hang out with you. This was in 2016, in like the end of 2016 or something or so. And I was like, yeah, I'll come mix you guys and hang out and stuff. And they came by my house in where we are now, and just sort of hung out. It was good to see the guys, mix the show. But before that, like a month or maybe even less before that, Deafheaven played a show that did like 2 nights in Los Angeles. And their normal bass player wasn't there. I obviously couldn't help but notice that Steve wasn't there. And they actually had Mike Sullivan, who plays guitar in Russian Circles. He was playing bass for them for those 2 shows. So immediately I was like, what's going on here? What's going on? Are you looking for a bass player? What happened to Steve? What's the deal? So I was never really asked. No one went out of their way to say, hey, Chris, will you play bass in our band? But I saw an opening, You tried to and I was like, this is it, man. This is it. So I mixed Creepers. I hung out with those guys, and we were chatting a little bit, and I was like, hey, I was kind of trying to figure out how to play a little bit of Sunbather and stuff, and sort of like in not like in a joking way, but like kind of like in a very offhanded way. Shiv and Dan were both like, yeah, you should play for us, man. That'd be like super fun, kind of like hypothetically. And I just took the ball and ran with it. I immediately went home and texted Carrie, and I was like, hey man, are you guys looking for a bass player? Like, I talked to Dan and Shiv, and like I think I could do this. And even though I've never played a 12-minute long song or whatever, I've never played to a blast beat, even though I like that kind of music, etc. I was just kind of like, I think I want try out. I think I want this enough that I can make it work, So, and Carrie sort of was like, oh yeah, man, maybe we could have you fill in down the line. Send me like a video of you playing to one of the songs, so at least we know. But they had seen me play bass at soundcheck and stuff, and they knew I was in Doom Riders and Summoner, and that I was a bass player at least, But so yeah, then like maybe a week and a half after that, Dan and Shiv kind of had a falling out with the old bass player from Deafheaven. I definitely won't get into that. It's not even that big of a personal thing. It just is their business. And so Dan was pretty much like, if Steve does this tour, I don't really want to do it. Would you be willing? Could you play a Deafheaven in like 3 weeks, which to somebody who's used to playing that kind of music is plenty of time. But for me, I was like, holy shit, I gotta double down. And I didn't really have tabs. They sent me some stuff tabbed out after like a week of me figuring these songs out, because they had written it out for Mike Sullivan from Russian Circles when he played with them. But the next thing I knew, I was getting on a plane and flying to San Francisco, and the first 2 shows were insane as a new member, because we played 2 nights back to back, and they were kind of different sets each night. And I've never played a 90-minute, 80-minute set in my life, you know what I mean? Let alone 2 pretty different sets each night, from stuff going way back in their catalog to, New Bermuda was still the kind of it was the newest record at that point. So it was mainly that.
Yeah. Luckily. Okay. Yeah, exactly. But yeah, and I definitely didn't do I didn't do all that great, but I did pretty good. And Enough to get the clearly it was job. enough. Clearly it was enough. And also it was kind of like, do you know anybody else? Because the next tour date is tomorrow, and then we're out for 5 weeks, so we just kind of worked on it as we were going, and sound check the next day with some stuff that maybe I wasn't super familiar with. But getting really thrown into it like that was also a great test of like, am I gonna break down? Like, can I do this? It's going to burn me. Yeah, exactly. Just shut my amp off and walk off the stage. Just I don't know, So so that's the long version, but that's how I got myself into the band, basically. Yeah. Okay. Yeah. I will go into that now. Allora, vabbè, gli ho chiesto un attimo come ha avuto modo lui di essere in grado di entrare nei Deafheaven, cioè qual è stato il suo percorso nel conoscerli e cosa no. Allora, dalla base lui ha sempre voluto far parte di un gruppo che fosse in grado di far tour. L'unica cosa è che il gruppo in cui suonava lui non ne era capace, cioè nel senso che non riuscivano ad andare in tour. Quindi ha suonato come ingegnere del suono per concerti. Tra una cosa e l'altra, tra quello che è, lui è stato consigliato appunto ai Deafheaven e lui ha lavorato per loro per la prima volta come ingegnere del suono live in un tour di 10 giorni, e di per sé non c'è modo migliore di conoscere la gente con cui potresti avere a che fare, se non appunto andandoci in tour. Quindi quello è stato il suo primo approccio con loro, nel senso che è andata così. Poi da là lui è rimasto comunque ingegnere del suono per un bel pezzo. Un paio di concerti lui ha notato che non c'era Steve, il vecchio bassista del gruppo, ma c'era Mike Sullivan dei Russian Circles. E lui ha subito puzzato che c'era qualcosa che non è che andasse benissimo, nel senso che ci fosse qualcosa che non andava. E nel momento in cui lui ha avuto modo di poter avere a che fare con Daniel e Shiv, con il loro altro progetto, i Creepers, che erano là a suonare a Boston, dove lui appunto gli ha scritto e praticamente gli ha fatto da fonico per quella sera. Loro due poi si sono fondati a casa sua, quindi dove vede adesso. E un po' scherzando si è messo a suonare Sunbather, la canzone. Quindi lui ha iniziato un po' a buttargliela là giocosamente, come per far capire, e ho, tra virgolette, notato che c'è qualcosa che non va, quindi se magari vi dovesse servire, son là. E praticamente Daniel e Shiv gli han detto: "Ah sì, guarda, dovresti potresti riuscire a suonar con noi". Quindi nel momento in cui loro sono andati via, lui gli ha scritto a Carrie, il chitarrista, dicendo: guarda, se dovesse servire, guarda che sono a disposizione, cioè non ho sono abbastanza confidente ehm, su quello che posso fare come bassista, perché comunque l'avevamo visto fare soundcheck, sapevano che
suonava il basso in altri gruppi, quindi non era un neofita, che non era un qua da quel punto di vista. Ha avuto una risposta non positiva, ma neanche negativa, perché Carrie gli ha risposto: sì, guarda, se dovessimo avere bisogno, magari ti faccio un fischio, le classiche risposte di circostanza, diciamola così. A una certa avevano un tour da fare, e a 3 settimane dall'inizio del tour Daniel gli scrive, per problematiche che poi avevano con l'altro bassista, ha detto: guarda, se Steve fa questo tour io non mi presento. Quindi gli ha chiesto praticamente se volesse venire lui, e le prime 2 date che ha fatto con i Deafheaven le ha fatte praticamente imparandosi le canzoni, utilizzando gli schemi che avevano mandato a Mike Sullivan, perché non avevano delle tablature effettive a disposizione, e lui tantomeno aveva mai suonato quello stile di musica o suonato su blast beat, nonostante adori queste cose. Quindi era la prima volta per lui, e si è imparato praticamente 90 minuti di 2 set diversi, per poi in 3 settimane, che uno magari può pensare che è un tanto tempo, però con canzoni da 12-13 minuti l'una, non è un cazzo, detto proprio onestamente. 2 concerti, una sera dietro l'altra, a San Francisco. Quindi questo è stato, cioè, in tempo zero lui si è ritrovato su un aereo per andar là. Sì, non è che siano state granché, come date, lui l'ha detto, ma abbiamo scherzato dicendo abbastanza da avere il posto. Quindi, appunto, è andata bene. Magari nei soundcheck, nei momenti liberi, si rivedevano assieme le canzoni, quelle su cui lui aveva più dubbi. Ehm, e poi da là è rimasto alla fine. Quindi da là c'è stato il periodo di prova, e poi è rimasto all'interno del gruppo. Quindi abbiamo svelato tutto, appunto, Esatto, tutto dietro l'enfasi, le quinte. appunto, della band. Allora, Mr. Chris, se adesso andresti a chiudere gli occhi, spegneresti la luce del tuo studio, ti troveresti completamente al buio, e da questo buio dovessi estrapolare uno scalatore che è all'interno del tuo io e all'interno del proprio basso. Con le corde del tuo basso devi decifrare, più che decifrare, devi raccontare su come questo scalatore riesce a ferirsi durante una scalata estrema con delle temperature molto rigide, e lì devi entrare nel mood Deafheaven, nel senso un qualcosa che ancora non è stato creato e nascosto attraverso appunto la musica. Okay, this is a tough one. I will try to give it as much sense as All possible, right. so bear with me. Sure. So, let's picture that you are sitting there in your studio with your eyes closed, the lights turned off, just by yourself, and that's it. And you need to picture in your head a climber that's going through a rough climate to get on top of the mountain, and with your base you have to describe his climbing by creating something new, and this climber gets hurt during the actual climbing, and
it's tough for him to go on top. And you need to create this sound by creating something that's among the lines of what Deafheaven is doing. What would it be? Interesting. Well, with it sort of laid out into different acts like that, you would essentially structure the song like that, right? It's maybe not too serious at first, he's getting ready for the climb and he's at the bottom of the mountain and he's starting to make his way up, and you could have this long building intro thing that would be essentially that, and you're working up to this climax, this intense part, which is where the guy gets hurt. You got your bridge, like he's going through his turmoils and whatever, and then hopefully there's a happy ending where he pushes through and makes it to the top, so you can have this big triumphant ending, or a very sad ending if he doesn't make it up there, but in terms of like actually orchestrating that, that's interesting. With layers and a loop pedal, distortion. Delay on top of everything. Yeah, exactly. And then a big post-rock tremolo pick, bridge section or something. Scrapes. Yeah, it's like that is interesting though, because I always kind of like, Hans Zimmer talks about music is more like scoring. We're almost talking about scoring at this point as like sort of a dialogue, or like the one instrument asks a question, the other instrument answers. Oh my God, I remember the advertising. Okay. Exactly. But, it's a little cheesy, but like, I'm like, I don't know. It does kind of work like that, because the point being, if you can, especially with such a simple instrument as a bass guitar, to try to paint a picture with a story, or try to have a trajectory to the song. We're starting here, we're going here, it's going to end over there. I don't think I could do it, but I think I'll give it a shot, Okay. That's an interesting question though. Yeah. Because there is, I think you can be dismissive and say, oh, there's no relationship really to the music versus the visual. But I think, people hear a song, they picture their own thing in their mind. So if you are able to get close to that, and they could at least be like, oh, there's some tension, some rising tension, something big happens, and then something happy happens at the end. They would at least get some sort of the emotions in the correct order, I think, if you were to try something like that. Yeah, and I guess that even with a genre like yours, maybe even having the lyrics to read, because maybe just listening to the music gives you an idea, but if you have the lyrics in front of you, maybe it gives the whole spectrum of what is going on. I think that applies to our band as well. You know what I mean? Because I love, George has a range of different things that he can do, but like the principle of what kind of made the band, what they are, is this guy screaming like a lunatic, and you don't really know what he's saying. It's just conveying an emotion, and then you read the lyrics and you're like, holy shit, is that what this is? Wow. That's just an example, to use us as an example, but yeah, I don't know. It's I think it's possible. I don't know if I'm the right man for the job, but yeah. It's worth a try, I guess. Yeah, so exactly. why not trying? I have plenty of pedals and stuff around here, so which is always great. Yeah. Allora, ha detto che per come potrebbe strutturare la cosa, detto vabbè, intanto che sarebbe è una domanda molto interessante, però ha detto che di per sé quello che lui che andrebbe a creare sarebbe un intro, tra virgolette, po' sì seria, ma poco seria rispetto a quello che è il contesto effettivo, perché comunque c'è lo scalatore che si sta preparando per salire, quindi c'ha l'attimo più tranquillo. Poi ovviamente cresce, quindi inizia la scalata, va sempre più in alto, e poi c'è il cosiddetto bridge, che è la parte più non intensa della canzone, quella dove cambia tutto, che è la parte quella dove c'è lo scalatore che si fa male.
quindi si ferisce, casca, si rompe, cose. E poi lui ha detto: mi auguro che verso la fine lo scalatore effettivamente riesca ad arrivare in cima rispetto a dove sta andando. E quindi là parte proprio l'esplosione finale di la parte trionfante, chiamiamola così, della canzone. L'unica cosa che ha detto è che, okay, forse non sono la persona più adatta per fare questa cosa qua, però ha detto: "Ho tantissimi pedali, posso riempire di delay, posso riempire di distorsione e quindi creare quella sorta di, ehm, panorama sonoro che aiuterebbe nei confronti di questa cosa." Ehm, Stavam parlando appunto di un gruppo come loro che, ehm, una persona ascolta la musica, si immagina una cosa, però magari, avendo in testa queste cose, nella musica, ma riuscire a vedere ad esempio un testo, quindi possiamo metterci un qualcosa di poetico, o comunque una narrazione di quello che sta succedendo, Mh-mh. da portare avanti nel mentre che la canzone sta andando, sicuramente andrebbe a dare un impatto emotivo maggiore rispetto a quello che viene raccontato. E appunto questa è una cosa che si applica tantissimo anche a loro, perché lui diceva: "Sì, George ha tantissime maniere per, esprimersi, però cos'è che l'ha fatto diventar famoso? Urlare come un lunatico nei testi, nelle canzoni scusa, Mh-mh. e di per sé non riuscire a far capire il testo. Quindi appunto questo è un principio che si capirebbe a loro, si applicherebbe a loro, scusa. Molto interessante. Salutiamo Paolo Esposito. A te lascio l'ultima domanda del congedo del Calice Nero, appunto la bevanda, buon divertimento e buon remix della bevanda. Grazie mille. E intanto proseguo anche col ringraziamento. Yeah. So, we are getting into the final question of this interview, but first I wanted to really, really thank you for taking your time for being here this evening. Yeah, man. Uh, Glad to be and here. That's the actually, extent. That's the extent of my Italian, but yeah. which is fucking Thank great you. so far. Yeah. um, we would love to have you for a second part for this interview to get a Mhm. little bit more into details of Yeah. what it's like being uh, into the heaven, or maybe even about your passions, because for the ones who follow you on Instagram know about surfing, so Yeah. I know how big of a part it has. Yeah. Hey, man, I'll talk about surfing anytime. And Okay, whatever else you got in mind. Yeah. No, that sounds great though. I'd definitely be up for that, for doing it again. Yeah. okay. Cool. And now into the final question, Okay. which is, okay, as you can see, maybe on top here, there's a small gray chalice Yes. Yeah. that it has to be filled with some beverage. It's up to you whether it's alcoholic or not, but it has to actually create that sense of uh, lust in a way that can be created while listening to this kind of heartwarming kind of music, and that can numb you also Hmm. while listening to Deafheaven. Mm. Knowing the band personally, like Topo Chico or some sort of Topo seltzer. Chico. Yeah, like a seltzer water, like a soda water kind of thing. That's what Okay. but that's not going to convey the right emotion. But that would be my. No, so if I follow, the beverage is supposed to kind of reflect and enhance or whatever The the experience. experience, yeah. Yeah, yeah, okay. Oh, that's an interesting one.
Yeah. I mean, I'm kind of a beer guy, so I would say like a nice Okay. heavy stout or like a Belgian beer or something. But you know, we can do better than alcohol, I'm sure. Well, you know, if you're going for warmth, probably like a nice red wine or something like that would look great in that little chalice there, and would certainly do the trick. Hmm. I wish I had like a bigger, better answer for that, but something. I mean, you could go if it's one of the more warmer sort of experiences. You could probably do something like a mulled cider with you know, they like will slow cook it for a while with different spices and stuff like that. You could take the Okay. non-alcoholic route, and you'd at least have a nice warm sort of effervescent enjoyable warm thing to drink. It's an interesting question. I don't have a great answer for that. Sorry. And I guess I was listening to you, and maybe to actually blend the uh, band's taste, like with the Topo Chico thing and the an alcoholic. Maybe you can consider having like a gin tonic with the Topo Chico tonic water, something like that. Just to I like that. Yeah, yeah. I think that would work actually. Yeah. Yeah, they got that Topo okay, Chico with lime too. You know, that's a whole it's an even why not? experience. Yeah. Okay. Yeah, sorry. I wish I had something better for that one, but you know. No, it's Okay. great nonetheless. Yeah. Okay, I will translate what we were saying now, and then we will proceed with the goodbyes. Okay. Allora, praticamente ha detto che conoscendo i gusti della band, probabilmente parlerebbe di ehm, acqua. È la Topo Chico, è un marchio di acqua gassata, Mm, acqua tonica o quello che vuoi. Ehm, Però per rispondere rispetto a quello che lui personalmente andrebbe a mettere all'interno ok, del calice, sarebbe o un vino rosso ok. che quindi è un po' corposo, o una birra stout, visto che lui è Mhm, un culto da birra. E ha parlato anche di qualche bevanda che possa effettivamente scaldarti. Quindi, può essere veramente qualsiasi cosa che uno voglia. Poi alla fine ci siam messi anche un po' a giocare sulla questione del Topo Chico, parlando addirittura di, metterci una fettina di lime all'interno della bottiglietta o farci un eventuale gin tonic con quello. Quindi perché no? mm. E tutto qua. Ok, quindi ragazzi, consigli per bere e distruggervi, seguite il Calice Nero. Allora, io ringrazio a Mr. Chris e ricordo che la prima parte, poi ci sarà la seconda parte, the two part, molto succulenta, quindi preparatevi a un qualcosa che non è stato detto assolutamente niente in questa prima parte della video intervista. Io ringrazio Mr. Chris, grazie di cuore, veramente è stato gentilissimo, disponibilissimo, simpaticissimo, professionale nel rispondere. Ti auguriamo il meglio sia nella vita privata che nella vita artistica e Deafheaven non moriranno mai. Grazie Chris, veramente gentilissimo ancora. So, once again, thank you. Really, it has been a real pleasure to have you here, and it has been great. Such a cool dude. So, Thanks. seriously, thanks a lot. Yeah, man. Of course. Yeah. Thanks for having me. Like I said, this was cool. There's some interesting questions I wasn't really we're trying. anticipating there. We're trying. Yeah, yeah. It's been And we honestly want to wish you the best in uh, your personal life and even musical career. thank you. So we truly give your best wishes. Thank you very much. I really appreciate that, guys. Thank you. Yeah, More this was welcome. fun. Again, thanks for having me. Thanks a lot. We'll do it again. All right.
Yeah, sure. Cool. So you'll keep in touch with him, and we'll figure something out. Cool. All right. Be well. Thanks a lot. Take care. Thank you. Thanks for having me. Bye. Bye. Bye Chris. Bye, Alan. Ok ragazzi, oggi abbiamo avuto niente poco di meno che Chris, il bassista dei Deafheaven, grandissima band, appunto, Assolutamente. post Black Shoegaze, tutto quello che volete dire concerne su questo tipo di musica, e non è finita qua. Ci vediamo domani dalle 17 alle 18 con i Coroner, altro gruppo technical thrash metal famosissimo, appunto con Tommy Vetrelli, il leader dei appunto Coroner, e poi vediamo un pochino cosa succede, ma gli Exhumed il 12, altra band. Con Adimer ci vediamo il 14 dalle 21 alle 22 con i Red Harvest, gruppo industrial black, non so se conosci, che adesso non vi più in produzione, non c'è più appunto come band, quindi sarà una video intervista commemorativa, diciamo, ecco, Sì. perché ci sta anche quello. Mr. Adimer, grazie di cuore, veramente, come Grazie a te. sempre, è veramente un divertimento fare interviste con te. Io amo questo ragazzo, perché veramente adesso diventa boss. No, aspetta, mi sto. Si aspetta i fiori. Mi sto innamorando, Alan. Mi sto innamorando. Adesso aspetta i fiori, ragazzi, e vi devo mandare il codice. Io continuo a dirlo. Voi che state guardando, che guardate a posteriori, voi non sapete che cosa succede dietro le quinte. È qualcosa di bellissimo, è proprio magia allo stato puro. Infatti, poverino si sta già pentendo di avermi chiamato qua. No, Tagliati la barba, fatti una famiglia. Però... Mai mi pentirò di appunto averti fatto andare sul Calice Nero, perché veramente è un divertimento assoluto e sono veramente onorato averti, credimi. Curva, mazza. Ok. Un abbraccio. Un abbraccio a te. Ciao, carissimo, buona serata. Ok ragazzi, inizia veramente divertentissimo, vero? Dietro le quinte succede di tutto. Ciao Fabio, grazie mille. Comunque, allora, i Cryptic Slaughter tornano venne ricoperati il 20, quindi Fabio non preoccuparti, il 20 di gennaio, che è un sabato, dalle 21 alle 22, appunto, con i Cryptic Slaughter, quindi venne recuperata la band thrash metal crossover per eccellenza. Adesso vi metto le 2 track di chiusura e poi vi saluto per gli ultimi saluti finali. Ricordo domani dalle 17 alle 18 i Coroner, altra band storica del technical thrash metal, quindi veramente ne vedremo alla grande. Un abbraccio Fabio. Ecco qua, adesso andiamo con le 2 track di chiusura, con appunto, mettiamo subito, allora vediamo un attimino perché trovare nel banner a volte è un po' difficoltoso, vediamo un attimino di trovarle. Ecco qua, partiamo direttamente con Pandrador e poi con appunto Violet Blood. Buon ascolto.
Eccoci qua ragazzi, siamo ritrovati di nuovo in onda con le due track, appunto Violent Blend dalla bellissima voce candida, graffiante di Giada, Mrs. Giada, Part of Me, che è appunto nostra collaboratrice veramente eccezionale, e abbiamo chiuso appunto con la track Towards the Pandrador from appunto Poland, Polonia, Death Metal. Ricordiamo che ritorniamo direttamente il 12, l'11 domani, ricordiamo, scusate, ritorniamo con appunto i Coroner Technical Thrash Metal alle 17-18. L'11 non lo so se andremo in puntata, vediamo un po', se si sta aspettando la conferma di una band, vediamo un po', se no si salta e si va direttamente al 12 con gli Exhumed, quindi veramente con mia spalla sarà Miss Arianna. Quindi ragazzi, niente, grazie a tutti del supporto, grazie di aver seguito la puntata, grazie di supportarci e di sopportarci soprattutto. Ricordiamo che il grande spettacolo continua e non si fermerà mai, il sacro codice d'onore 000, la morte vi renderà liberi, e salutiamo tutti i nostri 1420 iscritti e chi ci segue costantemente. Au revoir.